Ragazzi, vi sfido a trovare il modo più efficace per trasformare una chitarra standard in uno strumento super, solo con 3 modifiche semplici che non intoccano l'originalità della chitarra. E tra poco vi mostrerò come ho creato la mia Super Stratocaster partendo da una Fender American Standard del 2012. Andremo insieme dal mio lutaio di fiducia che trasformerà completamente questo strumento, installerà il ponte Vegatrem VT1, cambierà il battipena per ospitare una configurazione HSS e monterà un pick-up che vi lascerà senza parole. E vi spiegherò perché questa potrebbe essere davvero la Stratocaster definitiva. E il bello, 0 modifiche permanenti alla chitarra. Andiamo! Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e vi siete mai chiesti perché così tanti chitarristi professionisti modificano le loro Stratocaster? Non è un caso infatti se questo strumento iconico viene spesso personalizzato. Oggi voglio raccontarvi cosa mi ha spinto a trasformare la mia Fender American Standard del 2012 in qualcosa di straordinario. Iniziamo col dire che questa è stata un'ottima annata per la Stratocaster, solo per poco tempo infatti nasceva di serie con i pick-up FAT 50 del Custom Shop, che suonano ragazzi benissimo, ma per me aveva alcune potenzialità diciamo inespresse e ho sempre avvertito delle limitazioni che impedivano di esprimermi al meglio. I limiti principali erano evidenti: il ponte tremolo vintage a 2 viti perdeva stabilità dopo un uso intensivo della leva, del vibrato, e i pick-up single coil, che sono brillanti, ben definiti, per molti stili sono perfetti, mostravano però alcuni limiti nei generi più aggressivi o quando comunque cercavo un sustain maggiore per gli assoli. Sempre più spesso infatti cercavo un suono più corposo, più potente, che la configurazione classica 3 single coil non poteva offrirmi. Chitarristi come Steph Bars, ad esempio, pur amando il suono caratteristico della Stratocaster, hanno optato per modifiche simili proprio per superare queste limitazioni, senza perdere però l'essenza dello strumento. Ovviamente chi mi segue da tempo conosce la mia number one, la Fender Stratocaster Jeff Beck del Custom Shop, uno strumento fantastico ma con un solo limite: non ha lo scasso per inserire un humbucker di dimensioni standard, e per questo infatti l'ho modificata mettendoci un Seymour Duncan mini humbucker. L'American Standard invece viene fornita già con lo scasso e questo mi ha fatto riflettere sulla possibilità di migliorarla ulteriormente. Quando infatti ho deciso di modificare la mia Strato avevo un requisito molto preciso: migliorare qualitativamente le prestazioni senza stravolgere però l'estetica o apportare delle modifiche permanenti che comunque ne avrebbero compromesso il valore. Volevo quindi preservare la possibilità di tornare alla configurazione originale, magari per rivenderla in futuro. Dopo settimane di ricerche ho trovato la combinazione perfetta: il ponte Vegatrem VT1, un pick-up Seymour Duncan JB Vintage, che molti lo chiamano Jeff Beck e altri Jazz Blues, anzi se voi lo sapete scrivetelo con un commento qui sotto che non leggerò, ed è un Seymour Duncan JB Vintage avvolto a mano dalla mitica Marisela Juarez, la regina del Custom Shop, ragazzi, che ha lavorato con leggende come Gilmour, Slash, Clapton, Van Halen, George Harrison e chi più ne ha più ne metta. Questo humbucker offre un suono potente e ricco di armoniche, pur mantenendo però la definizione tipica di una Stratocaster. E infine ho sostituito il controllo di tono originale con un potenziometro push-push. Questa modifica mi permette di splittare l'humbucker trasformandolo in un single coil con una semplice pressione del pulsante, ottenendo praticamente 2 chitarre in una. Alla fine ho completato il tutto con un battipenna mint green, un colore che si sposa benissimo su un corpo Olympic White. Trovate tutti i link in descrizione. Ma se i pick-up trasformano il suono della chitarra, è il ponte che ne definisce l'espressività. Probabilmente, secondo me, è dal 1977 che non abbiamo visto un'innovazione così importante nei sistemi di tremolo. Ma cosa rende il Vegatrem così speciale? Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete il vostro ponte e scagliatelo sul pulsante mi piace e doppio mi piace e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale. Non vi voglio. Sappiate però che solo a 100.000 iscritti vi dirò perché. Non dovete iscrivervi al canale! Mai! Allora, a differenza della maggior parte dei ponti di alta qualità disponibili sul mercato, il Vegatrem VT1 si distingue per una caratteristica fondamentale: non richiede alcuna modifica strutturale
permanente alla tua chitarra. Quindi niente fori aggiuntivi da praticare, nessuna fresatura del body, nessun compromesso irreversibile. Il suo design permette un'escursione del vibrato notevolmente più estesa rispetto al ponte originale Fender, e questo ti consente di realizzare movimenti sia verso il basso che verso l'alto con una fluidità sorprendente. E un elemento che ho cercato per anni nei sistemi tremolo è la risposta naturale al movimento della mano. Ma il suo vero punto di forza, ragazzi, è la stabilità dell'accordatura in qualsiasi contesto musicale. Questo significa che potete passare da passaggi delicati a dive bomb più estremi, mantenendo perfettamente l'intonazione senza preoccuparvi continuamente di riaccordare lo strumento. Nella scatola, oltre al ponte, troviamo la leva e anche 3 set di molle che sono morbide, medie e dure. Io ho messo il tiraggio medio, vari adattatori e le 2 chiavi per la regolazione delle sellette. Il suo design è anche più sottile rispetto ai punti tradizionali. Questo permette di posizionarlo quasi a filo con il corpo dello strumento. Per avere una maggiore escursione c'è sempre un piccolo spazio tra il corpo e il ponte, ma a me sinceramente non dà alcun fastidio. Ma al di là delle specifiche tecniche, la vera domanda è: come si comporta questo ponte nella pratica quotidiana? È davvero così semplice da installare come promettono? E soprattutto, mantiene realmente tutte queste promesse una volta montato sulla chitarra? Per rispondere a queste domande andiamo da Fabio Cotta, il mio lutaio di fiducia. Fabio sta per iniziare l'installazione del Vega-Trem VT1 sulla mia American Standard, un intervento che molti considererebbero intimidatorio, ma che, come vedremo, è molto semplice. E inizia proprio rimuovendo le corde e le molle del tremolo originale. Si svitano le 2 viti che fissano il ponte standard e siamo pronti per la sostituzione. Ma prima passiamo alla sostituzione del battipenna per accogliere la configurazione HSS. Il processo è molto semplice, basta svitare le 11 viti del battipenna esistente e sostituirlo con quello nuovo, progettato per ospitare un humbucker Seymour Duncan JB al ponte, mantenendo i FAT 50 originali nella posizione centrale e al manico. Ragazzi, durante l'installazione del pickup l'atmosfera nel laboratorio cambia. Fabio maneggia l'humbucker con particolare riverenza. L'humbucker al ponte garantisce una maggiore potenza, maggior sustain, rendendo quindi la chitarra molto più versatile ed è particolarmente adatta a generi musicali che richiedono suoni più aggressivi, senza perdere però la brillantezza delle posizioni centrali e del manico. Fabio poi completa la parte elettronica montando il potenziometro push-push al posto di quello originale, e questo componente secondo me è fondamentale per la versatilità dello strumento. Infatti, oltre a controllare i toni del pick-up centrale e del pick-up al ponte, permette di splittare l'humbucker trasformandolo in un single coil quando desidero un suono più cristallino, così da avere praticamente 2 chitarre in una. Ora non rimane che installare il ponte. Fabio posiziona il Vega-Trem nella cavità originale con molta precisione, si adatta perfettamente, non c'è bisogno di praticare nuovi fori o modificare la struttura esistente, e questo, ragazzi, è uno dei principali vantaggi di questa modifica ed è un aspetto secondo me rassicurante per chi desidera migliorare il proprio strumento senza alterarne irrimediabilmente la configurazione originale. Concludiamo quindi con un cambio di corde, un setup a regola d'arte, e quello che mi ha colpito è stato proprio la rapidità dell'intero processo. In meno di 2 ore la mia Stratocaster standard si è trasformata in uno strumento super. Ma la vera domanda è: una modifica così rapida può davvero trasformare una Stratocaster ordinaria standard in una chitarra straordinaria super? C'è solo un modo per scoprirlo, ed è quello che faremo ora. Ragazzi, negli anni ho incontrato molti chitarristi che guardano con sospetto a qualsiasi modifica aftermarket. Stai rovinando l'anima della tua Fender, mi hanno detto, perdi il DNA sonoro originale. Ragazzi, voi fatemi sapere cosa ne pensate di queste modifiche con un commento qui sotto. Iniziamo con il test più critico, il tremolo Vega-Trem VT1. Quelli che molti chiamano elasticità delle corde è immediatamente percepibile, ragazzi. Non è solo marketing, ma è una differenza tangibile nella risposta dello strumento, che risulta molto più sensibile. Il sustain è notevolmente aumentato rispetto alla configurazione precedente, con delle note che sembrano respirare più a lungo.
E una volta che fate ad esempio un dive bomb o tirate molto in alto rilasciando la leva, torna subito nella posizione originale perfetta intonata. Ma passiamo ora alla seconda grande modifica, la configurazione HSS. I FAT 50 al manico e al centro offrono quel classico suono Stratocaster cristallino che tutti conoscono, molto pieni sono questi pick-up, mi piacciono tantissimo. Ragazzi, ma quando attivo il Seymour Duncan al ponte la trasformazione è immediata. La risposta in frequenza è completamente diversa, con medio e alte enfatizzate che bucano il mix, e la differenza a livello di potenza e di corpo è impressionante. Proprio quello che cercavo in una chitarra simile. Un vantaggio inaspettato che sto scoprendo proprio in tempo reale è come questi due mondi sonori possano coesistere armoniosamente nello stesso strumento. Posso passare da sonorità pulite e definite, tipiche proprio della Stratocaster, a timbri molto più corposi e potenti semplicemente con un click del selettore. Infatti con il potenziometro push push la trasformazione è immediata, il pick-up si splitta in single coil mantenendo la posizione al ponte ma offrendo un timbro più brillante e meno aggressivo, e questa funzionalità aggiunge essenzialmente altri due suoni alla chitarra ampliando ulteriormente la mia tavolozza sonora. Aumentando il gain dell'amplificatore entriamo poi in un territorio crunch, perfetto per il blues, per il rock classico. Qui la configurazione HSS mostra tutto il suo valore e i pick-up al manico centrale mantengono quella bellissima compressione naturale che rende la Strato così espressiva in contesti blues, mentre l'humbucker al ponte offre quella cattiveria, passatemi il termine, che è essenziale per riff rock più aggressivi. Andando infine su sonorità high gain, dove la Stratocaster tradizionale spesso fatica, il Seymour Duncan JB si rivela nel suo ambiente naturale, con un sustain impressionante e una potenza che trasforma completamente lo strumento. Ragazzi, ciò che trovo particolarmente interessante è come questa chitarra si adatti a generi musicali diversi senza alcun compromesso. Dal pop al rock all'heavy metal, passando per sonorità blues, questa Super Strato modificata offre una flessibilità sonora che prima semplicemente non esisteva. E il bello di tutto questo è che il costo delle modifiche è decisamente accessibile. Con un investimento contenuto puoi trasformare completamente la tua Stratocaster, elevando notevolmente le prestazioni senza stravolgerne l'identità. C'è chi ha speso 500 euro per una Strato messicana, magari usata, e ha ottenuto risultati sorprendenti con l'installazione del Vegatrem, che ad oggi ha un costo di circa 280 euro. Il classico Seymour Duncan JB lo trovate nuovo a circa 120 euro, circa la metà se lo acquistate usato, mentre se volete andare sulla serie Antiquity con le specifiche simili a questo vintage che ho montato io, allora il costo si raddoppia. Per il resto il potenziometro push push lo trovate a circa 15 euro, idem per il battipenna a 3 strati, quindi in finale parliamo di
di circa 430 euro di upgrade, ma se cercate anche sul mercato dell'usato, a mio avviso ve la potete cavare tranquillamente con circa 300 euro. Vi lascio come sempre tutti i link in descrizione. Un aspetto fondamentale che voglio sottolineare ancora una volta è la reversibilità di queste modifiche. I liutai professionisti come Fabio Cotta confermano che puoi sempre tornare alla configurazione originale senza alcun danno permanente alla chitarra, e questo preserva ovviamente il valore dello strumento, un dettaglio non trascurabile per molti collezionisti. E questo è uno dei motivi per cui non ho voluto installare il roller nut, il capotasto della Fender con i cuscinetti che ho di serie sulla mia custom shop, perché l'intervento non sarebbe stato reversibile. Idem per le meccaniche, ho lasciato queste standard, che però qualora dovessi installarne delle nuove prenderei delle autobloccanti che non prevedono fori sulla paletta. Ragazzi, se questo mio progetto vi ha ispirato, se avete delle domande sulle modifiche o volete condividere la vostra esperienza con un setup simile, lasciatemi assolutamente un commento qui sotto, li leggo tutti. E se volete vedere un'altra super chitarra, allora ragazzi non perdetevi il video qui sopra. Noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!